Cara sindaca di Cividale, le statistiche non mentono e dicono una cosa precisa, dicono che i sindaci che non rompono troppo le scatole, non danno troppe multe, non rompono soprattutto tanto alla cittadinanza con permessi e non permessi, in genere vivono di più e soprattutto prendono un sacco meno botte in giro per la strada. Pensaci, è solo una statistica. Vi sembra una cosa fuori dal mondo? Assolutamente sì, è un atteggiamento pseudo-mafioso che dà la colpa ai sindaci di fare semplicemente quello che normalmente fanno e di essere loro stessi. Avrei potuto anche dire, guarda che le donne che escono con i pantaloni in genere prendono un sacco di legnate, vestiti da donna o cose del genere. In una società normale, in una società civile, discorsi del genere non hanno ragione di essere. Tranne che quando arrivano negli opuscoli, che dicono alle ragazze di vestirsi in modo consono, di non fare sorrisini, di non girare la notte da sole, cose direttamente dal Medioevo, che vi sembrerà assurdo, ma è esattamente quello che è successo proprio al comune di Cividale. Io sono Matteo Flora. Sono un imprenditore seriale, insegno comunicazione in università e sono anche presidente di un'associazione che si occupa di pornografia non consensuale. E oggi parliamo proprio di quel particolare opuscolo del comune di Cividale. Ciao internet. Comune di Cividale. Una vicenda curiosa, dice Tecnica della Scuola, avrei degli aggettivi un po' più forti per questa cosa. Un opuscolo che si intitola Prevenire le aggressioni e combattere la violenza, realizzato addirittura con il contributo della regione Friuli Venezia Giulia dalla sindaca dal comune di Cividale. La distribuzione del testo non sia una novità. Alcuni studenti sono rimasti scioccati e ci sta. Ci dicono di non girare da sole la notte, di non sorridere a sconosciuti, di non usare vestiti appariscenti. Stavo per mettermi a piangere. È già perché esattamente la cosa che fa ha un nome preciso. Si chiama victim blaming. Ora, dividete il coefficiente di rischio da i comportamenti da tenere o non tenere. Il coefficiente di rischio è assolutamente un qualcosa che possiamo calcolare per qualunque cosa. Se hai una macchina, il fatto di circolare con la macchina ti mette a rischio di fare un incidente con una macchina. Vuoi evitare di fare un incidente con un'auto, stai in casa, non ti dico nemmeno non usare un'auto, perché se giri per strada qualcun altro con un'auto potrebbe trascinarti in un incidente. Ancora una volta, il modo migliore per non essere stuprate è essere chiuse in camera, chiuse tu però dall'interno, perché sennò non si sa mai un membro della famiglia cosa può fare. Il rischio si mitiga in tanti modi. Nel caso del sindaco, il fatto di dare tante multe aumenta il rischio di fargli prendere una manica di legnate. Il problema è che non è quello il punto da prendere in considerazione. Il punto da prendere in considerazione è dall'altra parte, non criminalizzare un comportamento che è normale, ma magari insegnare all'altra delle due parti che un comportamento che stupra se hai il vestito sbagliato o più appariscente non è normale. Cioè, invece che educare tua figlia alla modestia, educa tuo figlio a non essere uno stupratore. Strano, vero? Però è assolutamente incredibile come non abbia quasi rilevanza nelle statistiche, le statistiche reali, come sei vestita se subisci uno stupro, perché è così, perché sono tanti altri fattori, non principalmente il vestiario, ma ti posso assicurare che nel 99,x% di possibilità quasi periodica, se ti stuprano è un uomo. Ora, vogliamo dire che essere uomini è automaticamente essere stupratori? No! Ovviamente no. Vogliamo dire che però dall'altra parte vestirsi in modo particolare incita allo stupro? Altrettanto no. Sono due
condizioni differenti del fatto di un'analisi di, se volete, rischio. Il rischio, se tu vedi un uomo di fronte, hai più rischio che non se vedi una donna per essere stuprata da sola in una stanza. Sì, tecnicamente corretto, ma ancora una volta un conto è l'analisi del rischio, la conosco bene, è parte del lavoro che faccio, un conto è invece l'educazione. Ora, in uno, per chiudere, per non tirarla troppo lunga, in un opuscolo che ti spiega una serie di regole di coesistenza pacifica, magari provi ad insegnare il consenso a un'altra parte, allo stupratore, invece che tenere con il vestito, la modestia, gli sguardi la vittima. Perché la vittima continuerà altrimenti a essere vittima esattamente come tutte le volte, forse magari cercando di educare l'aggressore, forse magari qualche piccola differenza la otteniamo, anche perché è la cosa che non fa a quanto pare nessuno. È molto più veloce, probabilmente, molto più facile criminalizzare ancora una volta la vittima. E comunque sindaca di Cividale, trovo anche il nome, così rimane, Daniela Bernardi, che non so di quale forza politica sia, ma se non è di destra mi mangio un cappello, promesso. No, non è che dice è convinta di aver fatto la cosa giusta, addirittura andiamo a vedere. Se i ragazzi contestano una cosa del genere vuol dire che veramente il problema non esiste, allora il percorso che è stato fatto ha dato buoni frutti. Se i giovani contestano l'opuscolo, che si facciano un grande esame di coscienza. Sindaca, occhio a fare una roba del genere, perché l'esame di coscienza per chi protesta per il fatto di dire sono libero di fare quello che vuole è lo stesso esame di coscienza che dovrebbe fare un sindaco per non essere corcato di legnate quando dà una multa in più, che è una cosa assolutamente assurda che non deve mai succedere, un po' come essere vestita in un certo modo o dare un'occhiata per sbaglio ed essere stuprata, non pensa? Basta, tutto qui, se no mi arrabbio troppo, iniziano gli insulti, iniziano le cose cattive. Chiudiamola qui, raccontatemi qui sotto che cosa ne pensate e se avete degli esempi ancora migliori da portare avanti. Io li ho praticamente finiti dopo anni in cui parlo di questo argomento e come sempre, anche questa volta, grazie mille per avermi ascoltato. Se volete parlo ogni tanto di cose del genere sul canale, iscrivetevi, altrimenti comunque sia, e state parati.